Lei perché è venuto qui in cura? Quali sono i suoi problemi principali? Il blocco della schiena, diciamo che il problema si articola in più sintomatologie. Blocco della schiena a livello basso sacrale, problema alla gamba e quindi alla camminata, Gamba quale? Destra o sinistra? sinistra, un problema che è diventato per me esponenzialmente drammatico, che è quello della deglutizione, di una deglutizione mai terminata e quindi con la necessità sempre di deglutire il nulla. Ho cominciato ad avere problemi di reflusso gastrico, cosa della quale non avevo mai sofferto, e un fastidio perenne in gola, come la sensazione di avere una pallina, e, La spalla sinistra, sensazione diceva? che poi scendeva sempre verso sinistra, passando attraverso questa zona sovraclaveare, che negli anni ho indagato più di una volta con ecografie, perché ero convinto di sentire, cosa che ogni tanto c'era, ogni tanto non c'era, una piccola ciste, con un fastidio alla spalla, di dolore sempre alla spalla, e con anche delle parestesie sull'articolazione sinistra estese fino alla mano, con la formazione anche di piccole cisti su tutta la zona dell'avambraccio, che poi negli anni ho tolto chirurgicamente, e con anche sensazioni di scossa in alcune movimentazioni. Ok. Senta, mi diceva anche del naso. E il naso praticamente l'ho scoperto di recente, perché a seguito dell'incidente appunto ho avuto lo spostamento verso sinistra dell'ultima parte dell'apice del naso, quindi non davo tantissimo peso. Poi ho scoperto invece che, lavorando anche appena meccanicamente, toccando leggermente, ho scoperto che mi mancava un pezzo di respirazione, quindi è come una respirazione, per dare fare una metafora, mai completata. Ok. Senta, mi diceva anche dei problemi all'orecchio. L'orecchio sì, negli anni si è complicato sempre di più, perché io non ne avevo mai sofferto. Ho cominciato ad avere sempre la sensazione di, prima, di sentirci meno, e secondo invece poi, soprattutto aumentata con l'ultimo periodo, quando la deglutizione mai terminata è diventata così evidente. Ho anche il problema che continuo a cercare di sturare le orecchie, perché le sento sempre chiuse. Esatto. Però dopo una, due, tre visite dall'ottorino l'orecchio è perfetto. C'è da dire un'ultima cosa, che questo, che sembra un problema semplicissimo, deglutizione, sturare l'orecchio, mi ha portato ad avere anche diverse sincopi per la mia incapacità a quel punto di gestire respirazione, deglutizione. Nella fannosa magari ricerca di sturare le orecchie mi è capitato di svenire più di una volta di fronte a persone che mi parlavano, e mentre loro mi parlavano io oramai ero assorto in questa mia problematica di cercare di gestire, perché non riuscivo a gestire. Anche mangiando, stessa cosa, capita di punto in bianco, perché reagisce automaticamente il fisico, quindi non è controllato da me, che magari sto mangiando tranquillamente e poi di colpo mi soffoco con un niente, con una briciola di pane, perché secondo me non ha, le vie di passaggio non sono aperte o chiuse a dovere. Ok, lei adesso ha incominciato a fare una terapia allora con Bite. No, avevamo scordato, lei aveva anche dei rumori articolari e anche dei sintomi articolari, cioè della livello dell'articolazione temporomandibolare. Il blocco a sinistra, quello lo davo per scontato. Purtroppo ho un blocco a sinistra che in questo momento all'internal bite, l'ultimo, e quindi è molto ridotta, però prima l'ampiezza di apertura della bocca era tipo così, dopodiché andava in blocco, cosa che si evidenziava maggiormente in tutti i cambiamenti di temperatura più che di tempo. Quindi nel momento in cui c'è un abbassamento repentino di temperatura, anche in estate, passando dal sole a una zona climatizzata, la mandibola andava completamente in blocco, ma da riuscire ad aprire giusto
avere una fessura di 1 centimetro. Senta, lei ha cominciato adesso una terapia con Bite. Sì, Ci stiamo vedendo da 3 giorni di seguito. sì, Ha fatto 3 bite in progressione. esatto. In progressione cosa ha notato come dire, miglioramento? Qual è stata la gradualità? Allora, Dove sono cominciati a migliorare i sintomi? allora, da 0 byte al primo byte c'è uno scalino enorme. Negli altri due c'è un avvicinamento secondo me alla perfezione, soprattutto con questo, il terzo che stiamo provando da pochi 10 minuti? minuti. Esatto, per me la sensazione che provo io, e poi la descrivo nel particolare, come le dicevo, è quella come quando si ha il mal di denti, visto che siamo in questo campo, si ha il mal di denti che non si riesce bene a identificare nel momento in cui o toccano o curano o si vedono le stelle o si ha la pace dei sensi. Ecco, questo è quello che io provo adesso con il terzo byte. Ok. Con il primo byte è venuta una cosa incredibile per me, cioè dopo l'incidente per me era diventato, la sensazione con la quale vivevo io era quella di essere ruotato in questo senso, quindi tutto accorciato verso sinistra, con una difficoltà nella respirazione, difficoltà anche a livello intestinale, difficoltà a mantenere la posizione eretta e quindi di estroflettere il sedere, e tant'è che io ho sempre fatto ginnastica da quando avevo 15 anni, sono ex bodybuilder. Io ho lamentato e ho visto chiaramente che da dopo l'incidente di 10 anni fa, dove, a seguito del quale non sono più riuscito ad allenarmi, io cominciavo anche ad ingobbarmi e a diventare cifotico. Ho perso completamente quella che è la muscolatura dei glutei, e per me, io sapevo che questo dipendeva dalla mia incapacità di estroflettere, quindi mantenere la curva lombare, ma per me è impossibile da fare perché andavo in blocco. La prima cosa più evidente per me nel mettere il bite è che nell'estroflettere non sento più il blocco a livello, diciamo, osseo, per spiegarmi, ma sento contrale le lombari, quindi come se oramai l'articolazione si fosse liberata magicamente. Tant'è che anche l'accorciamento verso sinistra avevo sempre bisogno di fare dello stretching sul braccio sinistro e sul dorsale sinistro per alleviare questo dolore alla schiena. Io praticamente magicamente con bite, senza bite, io non ne ho più bisogno. I sintomi a livello uditivo, l'orecchio. C'è stata una piccola escalation durante i 3 byte, oserei dire che adesso siamo molto vicini alla soluzione, perché già col primo byte l'orecchio destro si è liberato, cioè metto il byte, l'orecchio si libera, tolgo il byte, l'orecchio si chiude, proprio come quando si scende velocemente dall'altitudine, quindi con una velocità di quel tipo lì. Adesso col terzo byte oserei dire che siamo lì a un zic, è aperto anche quello sinistro. Tant'è vero che non lo sento completamente aperto, però tolgo il byte e lo sento chiudersi. Però è lì a un attimo. Quindi probabilmente sarà da lavorare nel senso in cui noi stiamo lavorando un po' di più. Credo che siamo Sì. vicini al traguardo. Poi la deglutizione? La deglutizione si è spostata proprio con i byte. Allora, prima avevo questa sensazione di incapacità di deglutire, come se avessi sempre qualcosa del muco tra il naso e la gola spostato a sinistra. Ero incapace anche di eliminare questo muco, anche se io mi sforzavo tossendo o quant'altro, non riuscivo a spostarlo. Riuscivo a volte mangiando qualcosa di secco, perché probabilmente lo spostavo fisicamente da dove era. Con il primo bite si è spostata questa sensazione di presenza di muco più al centro, sempre tra naso e gola. Con il secondo bite questa sensazione si è spostata in gola, diminuendo anche proprio la necessità di deglutire, come se questa formazione fisica stabile fisicamente si fosse spostata in un altro punto, che è un punto più naturale, quindi ancora un po' più giù, e non c'è più la necessità. Ma di nuovo quello che per me è stato scioccante è che
tolgo il byte, nell'arco di qualche secondo, 10 secondi, 20 secondi, ho di nuovo questa sensazione di presenza di muco e la necessità di deglutire. Siamo scordati di un sintomo di cui lei mi parlava, l'abbassamento della voce. Non riuscivo a parlare, per me è stata una difficoltà tremenda, anche perché legati all'incidente ho avuto pensieri piuttosto grandi da risolvere, enigmi, domande sul perché della vita, quindi per me era un problema, perché avevo la necessità di comunicare e per me è un problema enorme. Adesso Perché col era byte? pesante. Con il primo ho sentito poco, anche perché non ci sono stato attento, ero attento ad altre cose. L'ho notato tantissimo, me ne sono accorto riflettendoci adesso col terzo. Infatti io sto parlando, se dovessi togliere il byte io ho una voce completamente afona Va bene. eppure le corde Comunque vocali- giudica quindi questa terapia negli obiettivi che si pone, come dire, idonea. Non solo per me, se devo usare un termine in questo momento, io oserei dire miracolosa. Miracolosa anche per la semplicità con la quale è avvenuta. Si avanza. Ok, grazie mille, a risentirci Allora, grazie. presto.